Ciao! Eccoci qua, questa è l'entrata di Romeo. Salendo subito di fronte a noi troviamo la cucina. Ora piano piano vi raccontiamo come è composto tutto. Quindi qui di fronte alla cucina abbiamo la porta d'entrata. Noi infatti siamo saliti da questi scalini e questo è il panorama di oggi. Qui all'ingresso abbiamo l'appendiabiti, così quando entriamo possiamo appendere le giacche e rimane tutto in ordine. Qui sopra la porta abbiamo la mappa del mondo scratch off. Man mano che visitiamo i posti li grattiamo scoprendo i loro colori. Diciamo che questa mappa fa capire che abbiamo ancora tanto da scoprire del mondo. Sopra la porta di entrata ci sono dei cassettini di jeans che ho realizzato io e sopra un pensile. Ora riparto un attimo dalla cucina, che è la prima cosa che abbiamo visto quando siamo saliti, e mi giro per farvi vedere la dinette. Eccola qui, questa è la nostra dinette. Di lato alla dinette c'è questo mobile alto composto da un pensile nella parte alta, il frigorifero al centro e un cassetto alla base. Sotto lo scalino della dinette c'è un altro cassetto. Vi lascio inquadrata la dinette così. Qui sotto a destra e a sinistra, qui alla base, abbiamo i serbatoi dell'acqua potabile, 360 litri a destra e 360 litri a sinistra, quindi 720 litri in totale. Ci siamo fatti fare i serbatoi su misura dalla ditta Lorca, tutto attaccato, non L'. La dinette diventa un letto matrimoniale da 140 cm x 200. Si tolgono gli schienali, il tavolo si abbassa, questo è quello telescopico che gira, che si muove tutto da un lato o dall'altro e ovviamente che si abbassa. Quindi abbassando il tavolo, gli schienali destra e sinistra si mettono al centro. Hanno un sistema di aggancio per far sì che dove ci si appoggia non si cade in mezzo ai materassi. Poi magari una volta ve li facciamo vedere. E quindi diventa un letto matrimoniale. Qui abbiamo il passaggio verso la cabina di guida. Qui abbiamo le nostre fotine e sopra, tutto intorno, abbiamo i pensili. Poi, come dicevo poco fa, qui sotto a pavimento c'è un gradino che funge da cassetto. Qui stiviamo cibo. Questo è il frigorifero che, nonostante le grandi dimensioni come quelli di casa, è con il compressore e funziona a 24 volt. Abbiamo optato per questa soluzione perché così facendo ottimizziamo il consumo energetico, perché l'inverter rimane spento. Il nostro frigorifero è della Vitrifrigo. Qui sopra abbiamo le ventole, questa è la out e la in è di là in corridoio, poi ve la facciamo vedere. Eravamo arrivati alla cucina, qui c'è il forno, qui alla base ci sono due cassetti dove tengo dei contenitori. Questa è una semplicissima tasca di jeans che ho fatto io. Ora apro il forno per farvelo vedere, che è elettrico, ventilato ed è anche microonde ed è della Foster. Qui ci sono i due fuochi a induzione della Karlstein, la K della Dometic,
dei portaoggetti che abbiamo comprato all'IKEA, un lavandino a una vasca con gocciolatoio della Franche. Ora qui è tutto messo via perché siamo in modalità viaggio, per cui è tutto bloccato. Qui sotto tengo i contenitori dei rifiuti e qui teniamo delle buste. Qui ci sono altri cassetti con le pentole, qui le tazze e altre cose. Qui c'è la mezza lavastoviglie da 6 coperti della Bosch che facciamo ogni 2 giorni. Non è la metà in verticale, è la metà in orizzontale e io l'ho preferita perché a me piace di più così. Qui alla base della colonna estraibile c'è un cassetto, noi ci teniamo delle bevande. Questo qui ve lo faccio vedere prima da lontano, è un mobile alto, è una colonna estraibile, come c'è in tantissime cucine. E qui teniamo tutte le cose che usiamo sempre giornalmente. Le posate, le spezie, lo zucchero, caffè, sale, la pasta, i bicchieri, i piatti. Questi per esempio sono in paglia di grano e vanno in lavastoviglie. Strofinacci. E poi qui c'è il mio piano a estrazione, che è il mio piano da lavoro, dove posso impastare, fare la pasta, le torte e quant'altro. Per cui alla fine la mia cucina diventa abbastanza grande. Io sono contenta di questa progettazione, l'ho studiata per tanto tempo, l'ho studiata per 2 anni. Ho fatto un documento di progetto che è di 80 pagine dove man mano che andavamo avanti definivo tutte le specifiche di progetto. Per cui sono contenta, sono soddisfatta di come l'ho ideata. Non si vede per niente, credo che mi piacciono gli gnomi. Prima non ve l'ho presentato, lui è Andy, perché ce l'hanno regalato Andrea e Diletta. Grazie ragazzi. Nella dinette, prima non l'ho detto, ma si è visto, ci sono 2 finestre, una a destra e una a sinistra, e anche una bella finestra qui in cucina. Le nostre finestre sono della EV3. Abbiamo deciso di mettere 3 finestre perché volevamo tanta luce e infatti siamo contentissimi. Anche porte e zanzariera sono della EV3. Qui c'è il rack progettato e realizzato tutto da Marco. Sull'impianto elettrico dedicheremo un intero video.
Qui ci sono io, ciao! E abbiamo la parte della videosorveglianza, noi abbiamo le telecamere tutto intorno ed anche una qui in cucina che prende l'ingresso e il passaggio cellula cabina. Qui sopra abbiamo posizionato la stampante e qui abbiamo una scrivania estraibile che è all'ingresso dove possiamo appoggiare il computer, scrivere, comunque insomma lavorare. Certo, in questo caso staremo in piedi, però abbiamo in progetto di fare uno sgabello ribaltabile, quindi quando è in piedi è chiuso e quando si apre invece ci fa da sedia, dove ci possiamo sedere e rimanere più comodi. E poi anche nella parte in basso, qui a terra, abbiamo in progetto di mettere una piastra, anche questa ribaltabile, che va a chiudere il pavimento in modo tale che diventa tutto a livello. In questo modo diventa tutto dritto. Di idee ne abbiamo tante, ora dobbiamo prima finire tutto quello che è rimasto appeso dall'ultimo anno. Ci sono ancora tante cose da finire rimaste a metà, ma ad un certo punto noi eravamo proprio stanchi e ci siamo un po' fermati. Qui c'è il pannello di comando della 220 volt, di lato, prima non l'ho detto, ci sono i comandi della 24 e 12 volt. Questa è un'altra parte dei comandi, 12 e 24 volt, ovviamente sono settori separati. Questo piccolino nero è il comando del riscaldamento ad acqua da 9 kW della JP Heater. Questo è il display di monitoraggio del sistema della Victron, da cui verifichiamo il livello di carica delle batterie, quanto stanno caricando i pannelli solari, quanta energia stiamo consumando e via dicendo. Anche su questo tema dedicheremo un video e ovviamente lo farà Marco. Qui ci sono i nostri serbatoi, il livello dell'acqua potabile, dei due serbatoi, quelli che ci sono nella dinette, qui. E poi qui abbiamo anche il livello di riempimento delle acque grigie. Noi siamo partiti, le abbiamo svuotate da poco, siamo appena ripartiti, per cui è normale che sia solo al 6%. Poi, cosa c'è dietro questa porta? E questo ve lo diciamo la prossima volta. Vi salutiamo ricordandovi che tutte le info raccontate nei nostri video le trovate scritte in breve sulla descrizione del video YouTube e nel dettaglio sul nostro blog ingiroingiro.it. Ciao! Ci sono dei cassettini e qui abbiamo gli smile sotto sopra. Con il nostro frigorifero è della Vitrifrigo. Non ho capito! Sì, stavo registrando, ok.